Bentornati o benvenuti nel mio canale di Non Solo Catenelle. Oggi vediamo come fare questo sciarpone infinity. Come avete visto dalla presentazione è cucito, è tutto tondo, perché a me piacciono così. Insomma, le sciarpe le metto preferibilmente se sono unite, cioè se sono un cerchio, insomma non metto le sciarpe quelle con i fronzoli, pochissimo, raramente. Questo è il punto, è un punto semplicissimo. Ora lo vedremo con un campione. Lo faccio di un altro colore perché questo è un verdone scuro, non si vede molto dalla videocamera, sembra un grigio, almeno a me sembra un grigio, invece è un verdone, un bel verdone, e lo vedremo insomma con un filo chiaro ed è semplicissimo. Tra l'altro non ho lavorato in tondo, ma ho lavorato partendo proprio dall'inizio, quindi facciamo finta che l'inizio ecco questo, e ho continuato la lavorazione in questa direzione fino a misurare 2 metri circa. Poi ho unito, ho fatto la cucitura ed ecco lo sciarpone. Vi lascio quindi al video tutorial e prima vi ricordo sempre di lasciarmi un like come supporto per questi video gratuiti che riesco a realizzare e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Se volete potete anche attivare la campanella che vi avverte ogni volta che c'è un nuovo video pubblicato. Grazie sempre a tutti e ci vediamo al prossimo video tutorial. Per la realizzazione dello sciarpone ho utilizzato questa lana qui, è una lana merino come leggete, di betulla credo, si può lavorare con l'uncinetto qui indicato del 4,5-5 e i ferri di 4-4,5. Io ho utilizzato un uncinetto 5.5, quindi questo è insomma il riferimento se volete prendere insomma questa lana. La cosa bella è che è una lana di tintura a tintura naturale e quindi insomma è al 100% naturale, indicata anche per lavorare capi per bambini, per neonati. E è morbidissima, veramente di una morbidezza spaventosa, ma insomma chi conosce la lana merino sa che ha questa caratteristica calda e morbida, quindi a me piace molto, anche perché appunto le sciarpone vanno a toccare il viso, che comunque è una parte del corpo molto delicata, e la lana merino è la mia preferita. Dimenticavo di dirvi che ho usato tra i 250 e i 300 grammi di questa lana. La sciarpa in larghezza misura circa 30 centimetri. La cosa importante in realtà non è che rispettiate la larghezza, perché la potete volere un po' più ampia e quindi continuare ad aggiungere catenelle, oppure la volete un po' più stretta, questo a seconda dei gusti. L'unica cosa da tenere presente è che se la volete un po' più stretta non la potete mettere a cappuccio oppure tipo coprispalle come avete visto mentre la mettevo io nella presentazione. E la cosa importante comunque è il numero di catenelle, che deve essere un multiplo di 9. Quindi io ho avviato 45 catenelle. Ora con questa lana io vi faccio vedere un campione, quindi avvierò 18, anzi ne avvierò proprio, sì, 18 va, perché viene un campioncino un po' più carino, 18 catenelle, così da farvi vedere appunto il punto. Il punto è semplicissimo e può essere realizzato anche da chi ha le prime armi con l'uncinetto. Quindi avviamo le 19 catenelle, le 18 catenelle, io 18, voi 45 o di più o di meno. 3 4 5 6. Dopo aver avviato le 18 catenelle e voi appunto 45, facciamo 3 altre catenelle, 1 2 e 3, e poi cominciamo a fare tutte maglie alte. Quindi carico il filo sull'uncinetto, conto le 3 catenelle che ho appena fatto, 1 2 e 3, vado nella quarta e faccio una maglia alta. Faccio così per tutto il giro, quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nella maglia successiva, tiro fuori il filo
e faccio la maglia alta, così per tutto il giro fino alla fine. Dopo aver fatto il primo giro di tutte maglie alte, facciamo 3 catenelle, 1 2 3 e giriamo il lavoro. Qui che cosa facciamo? Allora, noi abbiamo la prima maglia, questa qua, che è quella delle prime 3 catenelle, poi abbiamo la seconda maglia, le saltiamo entrambe, quindi sia quelle da dove partono le 3 catenelle, quindi sia questa maglia qua che questa. Andiamo in quest'altra maglia dove dentro facciamo 2 maglie alte, quindi carichiamo il filo sull'uncinetto, facciamo una prima maglia alta e poi sempre in quella maglia ne facciamo un'altra. Poi andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare una maglia alta e un'altra maglia alta, quindi praticamente è la stessa cosa. Ecco qua. Poi che facciamo? Saltiamo 2 maglie di base, quindi una e 2, andiamo nella terza e facciamo di nuovo quello che abbiamo appena fatto, quindi 2 maglie alte in questa maglia, 1 2 2 maglie alte nella successiva. Ecco qua, il punto è praticamente questo, che si ripete per tutto il giro. Quindi ne facciamo un altro insieme, saltiamo 2 maglie, 1 2, andiamo nella terza e facciamo nella terza 2 maglie alte e altre 2 maglie alte nella successiva. Ecco qua, quindi finiamo il giro e poi facciamo il successivo. A fine giro si salta una sola maglia, si va nella successiva e si fa una maglia alta. Ok, i prossimi giri, e saranno 8 in totale con questo giro qui, con questo secondo giro, saranno 8 giri di questo secondo giro fatti in questo modo. Praticamente facciamo le 3 catenelle, giriamo il lavoro e andiamo a lavorare nelle 2 maglie alte, queste centrali, vedete, 1 e 2. Noi abbiamo questo gruppo di 4, no? Dove abbiamo fatto 2 maglie alte dentro una maglia, altre 2 maglie alte dentro la maglia successiva. Noi andiamo a prendere quelle centrali, queste qui, e le lavoriamo nello stesso modo. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado appunto nella maglia corrispondente alla seconda maglia alta che ho fatto qui e faccio 2 maglie alte, 1 e 2, tutte e 2 lì. Poi vado in quella successiva e faccio di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2. Ecco qua, e praticamente si va avanti così per tutto il giro. Quindi ora vado a fare la maglia alta, vedete, ecco il secondo gruppo delle 4 maglie alte, e vado a fare le 2 maglie alte dentro questa maglia alta, quindi questa centrale, e poi nell'altra, sempre che stanno le 2 che stanno al centro, insomma. Lo rivediamo, quindi vado qui, prima maglia alta, seconda maglia alta sempre dentro lì, e poi in quella successiva altre 2 maglie alte. Quindi questo punto traforato è veramente carino. Ecco qua. Ora questo si ripete per 8 volte totali, almeno io ho fatto così.
Voi potete anche fare tutto lo sciarpone con questo punto senza alternarlo alle maglie alte. Quindi facciamo questi 8 giri e poi ci rivediamo. Forse non vi ho detto è che quando si conclude un giro la maglia alta finale va fatta nella terza delle 3 catenelle, proprio perché noi consideriamo le prime 3 catenelle come la prima maglia alta, quindi si entra dentro e si fa una maglia alta e poi si gira il lavoro facendo le solite 3 catenelle per girare il lavoro. Io ecco ho fatto 3 giri adesso. Ok, ne faccio altri 5 e poi ci rivediamo. Ecco qui il punto come viene. Questi sono appunto gli 8 giri che ho fatto di questo motivo, quindi li ho contati escludendo il primo giro di maglie alte. 1 2 3 4 5 6 7 e 8. Adesso faccio 4 giri di maglie alte, quindi in pratica è semplicissimo, lo faccio vedere soprattutto per chi sta iniziando. Faccio le 3 catenelle, giro, salto la prima maglia perché questa la considero come prima maglia alta, vado nella seconda e faccio una maglia alta. Ops, ecco appunto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, vado nella seconda maglia e faccio una maglia alta e faccio così per tutto il giro. Questo lo porto avanti per appunto 4 giri, che sono la metà degli 8 che abbiamo fatto. Quindi dove c'è una maglia alta fate una maglia alta. E continuate per tutto il giro. La cosa importante è che vi ricordate di non saltare la lavorazione dell'ultima maglia quando poi tornate indietro. Adesso vi faccio vedere, perché se la saltate vi diminuiscono le maglie, il numero di maglie. Quindi se le prime 3 catenelle le consideriamo come una maglia alta, poi quella va lavorata. Quindi vi dicevo, accade come sta accadendo qui adesso io ho le 3 catenelle e devo fare una maglia alta per recuperare appunto l'ultima maglia, se no non la lavoro e mi diminuiscono le maglie. Questo vi accadrà anche quando lavorerete con le maglie alte, perché ora io giro il lavoro facendo le 3 catenelle, no? Lavorerò tutto il giro, arrivo fino a qui. Questa è l'ultima maglia alta che io ho fatto. Queste sono le 3 catenelle che sono però da considerare come una maglia alta e quindi vanno lavorate, e quindi qui ci faccio l'ultima maglia alta e questo si alterna. Quindi io farò, voi farete 8 giri di questo motivo e 4 giri di maglie alte, poi di nuovo 8 giri di questo motivo e 4 giri di maglie alte, quindi li alternate fino ad arrivare a circa 2 metri di lunghezza e lo sciarpone infinity è fatto. Grazie per avermi seguito, grazie per aver fatto il lavoro e quindi siete arrivati fino alla fine del video. Vi lascio qui altri 2 video che magari vi possono essere utili, interessanti o da cui prendere spunto per i vostri prossimi lavori. Grazie e ci vediamo al prossimo video.